Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per l'autunno. Vi ricordo che le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi trovate una guida sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email che vedete anche scritta qui e che trovate anche nella sezione delle informazioni nel caso vogliate contattarmi. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche generali per l'autunno 2023. Imperatrice, 5 di bastoni, abbiamo un 3 di bastoni, un 3 di coppe, un re di pentacoli, un 5 di pentacoli, torre al contrario, abbiamo gli amanti, re di coppe e 9 di spade. Ok, che adesso voi qui non le vedete tutte. Eccoci. Ok. Ragazzi, partiamo da un'imperatrice. Devo dire che l'imperatrice è una carta che parla di abbondanza. Se per caso state cercando dei figli, l'autunno può essere un buon periodo. Si parlano di nuovi progetti, si parla di, magari per qualcuno è anche la messa in pratica di qualche dote artistica. Comunque è una carta di forte abbondanza materiale, proprio economica, di idee, di fare, sì, di potere personale anche. Abbiamo poi però questo 5 di bastoni al contrario, come la sensazione, e qui abbiamo anche il 3 di bastoni. Ho come la sensazione, ragazzi, che raggiungerete un certo tipo di compimento, di completamento, anche se l'imperatrice in realtà è un progetto che si inizia a gestare, però è già un raggiungimento di un risultato essere imperatrice. Quindi si parte da una situazione, direi, piuttosto stabile e c'è come questo lasciarsi indietro, ehm, così, delle questioni un po' spinose, diciamo. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dalla carta dell'imperatrice, andiamo a vedere. Allora, è spiegata da un 5 di bastoni al contrario e dalla carta della forza. Di nuovo, il 5 di bastoni ce l'avete anche qui. È un po' come il trovare il coraggio, la volontà di andare avanti nonostante magari le incomprensioni, magari nonostante le discussioni, nonostante se fosse per esempio un progetto nuovo, nonostante la concorrenza, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni. 3 di pentacoli, 5 di pentacoli e un 2 di coppe. Scusate, 5 di coppe e 2 di coppe. Allora, potrebbe far riferimento a un progetto, una collaborazione, magari la ristrutturazione della casa, piuttosto che uno spostamento, qualcosa di questo genere, insomma. Mm, è come il togliersi dei dubbi, mi viene quasi da dire.
Tenete presente che con queste due carte c'è un periodo di... è come se fosse di distacco. Il 2 di coppe al contrario può voler dire che o si rompe una sorta di collaborazione, e potrebbe essere perché ho anche il 3 di pentacoli al contrario, o comunque c'è una sorta di voglio andare avanti nonostante la sofferenza. Fondamentalmente il senso è un po' questo. Può anche parlare di un non scendere più a compromessi con nessuno o con se stessi, ipotesi, perché ormai si è nella posizione di imperatrice. Non tutti vedono già questa imperatrice, può essere che qualcuno la vedrà a fine autunno, ok? Andiamo a vedere questo 3 di bastoni. Asso di coppe, quante? Abbiamo la regina di spade, un diavolo e una stella. Ragazzi, è come se, allora, se vibra come una situazione emotiva per voi, è come se qui qualcuno si rendesse conto che non c'è una vera unione. Allora, sono tre arcani. Che interessante. Allora, l'asso di coppe al contrario mi parla di una chiusura del cuore. La regina di spade, guardate, può essere comunque un certo tipo di questione egoica dentro di voi, e vi dico questo perché c'è anche il diavolo. È come se foste in un certo senso chiusi per dei condizionamenti, per delle rigidità mentali. Andiamo avanti, vediamo questo 3 di coppe. Giudizio. E amanti di nuovo, ce l'avete già qua la carta degli amanti. Ragazzi, è come se qui doveste prendere consapevolezza su cos'è l'amore inteso a 360 gradi, perché qua non vi nego che potrebbe anche essere una situazione familiare piuttosto che di amicizia. Però è un po' come risvegliarsi da un sogno, in quest'autunno, perché abbiamo del giudizio, è proprio la carta della presa di consapevolezza. E gli amanti molte volte fa riferimento anche a una questione di amor proprio. In effetti qui il re di pentacoli girato al contrario, come se avessi bisogno di lavorare sul vostro potere personale. Andiamo a vederlo. Scusate la gatta. Allora andiamo a vedere questo re di pentacoli. Asso di spade e 3 di spade. Ragazzi, potrebbe venir fuori qualche cosa in questo autunno, che non vi nego, con questo 3 di spade potrebbe far vacillare un po' con le vostre sicurezze. Vi dico, se avete qualche progetto in mente che è un po' lì lì, che non sapete bene, fate attenzione perché avete un 5 di pentacoli anche. Può essere che ci siano delle spese impreviste da affrontare ed è per quello che non sentiate più tanto stabile la vostra posizione, diciamo, materiale. Se fosse una questione di tipo romantico, qui ragazzi prenderete consapevolezza sulla situazione con questa persona. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 9 di spade, che avete già qui. Aspettate che non si vede. Nove di spade e 6 di coppe. Allora, quando c'è un 5 di pentacoli al contrario, molte volte, ragazzi, fa riferimento a delle dipendenze affettive o alla codipendenza vera e propria.
È come se foste attaccati a un sogno. La codipendenza ce l'avete nei confronti di questo sogno, non necessariamente nei confronti della persona. Guardate come siete preoccupati nel periodo dell'autunno per qualche cosa che non avete. Ma voi guardate il bicchiere mezzo pieno, perché qui c'è anche una torre. Andiamo a vedere la torre, di che cosa si tratta. Quattro di spade, sacerdotessa, 4 di pentacoli e asso di pentacoli. È come se doveste rendervi conto che lì non state più bene nella situazione che state vivendo e avete bisogno di un nuovo inizio, ma dovete lavorare sull'amor proprio. Quanto valgo io? Quanto mi faccio pagare per i miei servizi? Andiamo a vedere gli amanti. Il sole e l'imperatrice al contrario. C'è una sorta di chiarezza mentale, in effetti. Tenete presente che il sole è una carta di protezione, però qui sento che avete bisogno di diventare madri di voi stessi, essere più compassionevoli, dare un valore, perché qui avete anche diavolo, ragazzi, avete il 5 di pentacoli, avete la torre. Qui o c'è una questione di codipendenza affettiva, ehm, fatemi vedere, c'era anche una regina di spade, può anche esserci una questione di manipolazione mentale per qualcuno, cioè sono quelle persone che promettono, 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 ma a livello pratico poi non fanno mai niente, e qui è un po' come rendersene conto. Può anche essere una questione a livello lavorativo, magari avete un collega, qualcuno con cui sviluppare un certo tipo di progetto e vedete che questa persona continua a dire sì sì poi faremo, sì sì ho intenzione di, ma poi alla fine non fa mai niente. Quindi è un po' ridimensionare un qualche tipo di rapporto, qualche tipo di relazione, rendervi conto che avete bisogno di espandervi probabilmente in un modo diverso da quello che vorrebbe l'altra persona. Fatemi vedere questo re di coppa al contrario. Allora abbiamo un re di pentacoli al contrario, la luna e un 8 di pentacoli. Ragazzi, qua vi dicono di... Ho come la sensazione che vi dicano di rendervi conto, di prendere consapevolezza di dove vi sottovalutate. Perché qui, come vi dicevo prima, è una questione di lavorare l'amor proprio. Qualunque sia la situazione, è come se nella situazione dove siete, relazione o situazione, ehm, partiste da un bisogno. Potrebbe esserci un condizionamento, un forte condizionamento egoico o da parte di qualcuno, perché c'è una regina di spade al contrario e si parla di manipolazione quando è associata al diavolo. Quindi o qualcuno sta cercando di raggirarvi, e qui ho come la sensazione che nell'autunno ve ne renderete conto, però ho anche la sensazione che dovete un po' puntare i piedi, perché vi sottovalutate troppo, avete paura. La luna sono le paure, come si chiamano? Le proiezioni. O qualcuno ha paura di non farcela da solo o da sola, o ho come questa sensazione che vi sottovalutiate. Tenete presente che l'universo ci manda solo le sfide che noi siamo in grado di affrontare. Se voi guardate al passato e guardate tutte le sfide che avete già superato, cosa pensate? Che siano state sfide semplici o sfide di una certa importanza?
Se sono state sfide di una certa importanza, pensate a quanto siete forti per essere riusciti a affrontare tutto quello che avete affrontato. Un po' questo il senso io qui sento. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Ragazzi, carta numero 11, deserto emozionale. Qui avevate anche l'asso di coppa al contrario. Inattività, isolazione. Può anche essere che in effetti siate in una relazione ma che non sentiate in realtà uno scambio emotivo. Ragazzi, far crollare l'ego molte volte vuol dire semplicemente prendere consapevolezza che si merita di più e che l'altra persona in realtà ci sta dando le briciole. E più la storia è lunga, è durata, diciamo, più questa morte dell'ego è grande, perché è un po' come riconoscere con noi stessi che ci siamo sbagliati, che quella non è la persona che fa per noi, che all'inizio eravamo incantati da questa persona, ci trattava benissimo, eravamo dei principi e delle principesse e che poi a un certo punto l'atteggiamento di questa persona è cambiato, se sono passati 6 mesi, un anno, anche 5 anni, dire no, la persona non è per me, o meglio dire mi sono sbagliato, ok? È come, cioè è una morte dell'ego, ammettere che uno si è sbagliato per 5 anni, ammettere che uno ha cercato di far andare avanti una storia pungolandola da tutte le parti perché si mantenesse insieme, quella è una morte dell'ego, è realizzare che fondamentalmente ci siamo sbagliati. Però meglio prima che dopo, o meglio tardi che mai, perché qui ho come la sensazione che appunto siate in una situazione dove c'è tanta sofferenza in realtà, perché avete torre, avete questo diavolo che pesa tantissimo, 2 volte il 9 di spade, avete il 3 di spade, cioè, e c'è una questione legata all'amor proprio qua. È come se doveste rendervi conto che la relazione, sia che sia emotiva, sia che sia lavorativa, così com'è, è arida. Dovete uscire da questa aridità. Non ho carte di pazienza o di fermo qui, perché abbiamo scritto inattività. Però ho come la sensazione che vi dicano uscite, frequentate, confrontatevi con altre persone per vedere se la vostra realtà è normale oppure no, fondamentalmente, ok? Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere oppure lasciare un commento. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure potete abbonarvi al canale. Se andate nelle playlist, ci sono delle playlist che hanno la copertina viola, quelle sono dedicate alla sezione degli abbonamenti. Se andate dentro la playlist avete modo di vedere i titoli dei video. Bene, io vi ringrazio di nuovo di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!